Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video dedicato alla mia prima pizza fatta con la farina 100% integrale. Voi direte, possibile che in anni e anni di pizze non abbia mai provato la pizza con la farina 100% integrale? Non solo è possibile, ma è proprio la pura e cruda realtà. Non l'ho mai provata perché si tratta onestamente di un sapore molto forte, la farina integrale, insomma chi l'ha assaggiata lo sa, a volte si taglia con la farina normale in percentuali che quando va bene diciamo sono del 20-25%, però io in questo caso ho voluto fare proprio il 100% di farina integrale e questa è una farina particolare anche nella lavorazione. Infatti la formazione del glutine è fortemente contrastata dall'altissima presenza di fibre, come vedrete nel video e vedrete nell'impasto. E appunto questa difficile creazione del glutine rende l'impasto un po' particolare. Diciamo che ad esempio dobbiamo dimenticarci la consueta idratazione, dobbiamo ottenere un'idratazione abbastanza più alta. Nel caso mio io ho scelto tra il 70 e il 71%, dico più o meno perché ho aggiunto un po' d'acqua dopo per sciogliere ancora di più l'impasto. Questo perché la farina assorbe abbastanza e noi dobbiamo in qualche maniera comunque ammorbidire l'impasto e renderlo come piace a noi. Quindi dicevo è un po' più complicato avere la creazione del glutine e questo è il motivo per il quale si deve ricorrere a un altro piccolo stratagemma, ovvero sia fare una autolisi di 1 o 2 ore a temperatura ambiente. Ricordo, temperatura ambiente qui in questo momento a casa mia è di circa 20 gradi, quindi cercate un attimo di fare i vostri calcoli. Come si fa l'autolisi? Si mette sostanzialmente tutta la farina integrale, tutta l'acqua che abbiamo previsto nella ricetta, giriamo con un cucchiaio qualsiasi per un paio di minuti, 3 minuti al massimo. Successivamente copriamo con un tappo la ciotola in cui sta il nostro impasto e lasciamo per l'appunto 1 ora o 2 ore a fare l'autolisi. Questo ci aiuterà molto perché già una parte dell'impastamento sarà fatta. Poi quando metteremo all'interno dell'impastatrice, io ho usato la Tena Touch che ho qui alle mie spalle, però voglio dire si può fare tranquillamente anche a mano con la planetaria, si tratta di un impasto insomma dopo l'autolisi abbastanza semplice da fare. Dicevo, metto all'interno della mia impastatrice tutto l'impasto pronto con l'autolisi, aggiungo semplicemente il lievito e inizio a far girare. Poi verso la fine aggiungerò anche il sale. Non occorre insistere perché è un impasto che comunque non darà mai quel risultato che noi abbiamo ad esempio con la farina tipo 0 o con le farine tecniche che nascono proprio per fare degli ottimi impasti per le nostre pizze. Quindi bisogna stare un po' attenti perché l'impastamento non bisogna portarlo avanti eccessivamente, altrimenti c'è sempre in agguato il rischio di perdere completamente l'impasto perché si attaccherà sul fondo. Un'altra sorpresa per la quale dovete tenervi pronti è che anche quando l'impasto è ben pronto e come vedrete completamente staccato dalla superficie dell'impastatrice è sufficiente 1 minuto in cui lo lasciate lì perché state preparando la spianatoia per fare la chiusura e l'impasto tenderà subito ad attaccarsi da tutte le parti. Poi bisognerà toglierlo con un pochettino di pazienza. Certamente il sapore rustico conferito al nostro impasto dalla farina integrale vale la pena della sfida. Un altro tipo di osservazione va fatto poi per la cottura. Non bisogna aspettarsi quei cornicioni molto grandi e né bisogna soffermarsi con le classiche tecniche di stesura tipo lo schiaffo o altre, come dire, un po' potenti. L'impasto è un po' delicato, di conseguenza è bene allargarlo con le nostre mani con calma fino a ottenere la superficie del disco che desideriamo. È meglio, a seconda degli ingredienti che dobbiamo mettere sopra, non allargare eccessivamente perché, ripeto, l'impasto rimane un po' delicato. È preferibile tenerlo di una larghezza un po' contenuta, mettere tutti gli ingredienti e poi procedere come facciamo in altre circostanze ad allargare la pizza una volta che è sulla pala. Per quanto riguarda la cottura sarà uguale, ma naturalmente anche in questo caso uno appassionato come me di maculatura non deve assolutamente
solamente aspettarsi la classica maculatura delle altre pizze. La farina risponde in maniera completamente diversa, comunque il sapore ci ripaga ampiamente di tutto. Adesso ci spostiamo qui accanto a me nella tavola da lavoro, prepariamo la stesura dopo aver visto naturalmente un po' della fase di impastamento, poi il condimento e andiamo nel forno. Stavolta ho utilizzato il mio Garatron perché stavo facendo un test per un biscotto, ma questa è un'altra cosa di cui parleremo più avanti.
Bene cari amici, quindi avete potuto vedere la stesura, il condimento e la cottura di ben 2 pizze create con un impasto con farina integrale al 100%, tra l'altro non l'ho detto prima, è una semplicissima farina da banco comprata da Conad, e poi avete potuto vedere dopo la cottura come si presenta la pizza. L'unica cosa che non può passare attraverso il video è il sapore, ma vi posso garantire che le pizze sono davvero tanto buone e io vi invito a provarci. Se invece già aveste fatto impasti al 100% integrali, scrivetemi come vi siete trovati nei commenti sotto al video. Nel frattempo io vi ringrazio come sempre per essere stati qui a vedere questo video, e se per caso tra voi c'è qualcuno che ancora non è iscritto a questo canale e avete trovato il video di vostro gradimento, potete pensare a iscrivervi e magari a condividere il video stesso, e io vi do appuntamento al prossimo sempre in questo canale.